Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Allora, questo è un video straordinario, lo chiamo così, perché almeno per quanto mi riguarda, mi sono accorto che andare a montare queste, le pipette, i cavetti appunto che vanno dallo spinterogeno poi all'interno della testata del motore, è di una difficoltà estrema e non si riesce neanche ad inserirli correttamente. Quindi questo è un video che io vi farò vedere prima di pubblicare successivamente questo montaggio che vedete qui. Infatti il numero 17 terminava così. Io adesso avrei dovuto fare il 18, che farò subito dopo questo, dove andavamo poi a montare, oltre alle pipette, il filtro dell'aria. Ma vi ripeto, io vi consiglio, sempre che voi non siate in grado di farcela lo stesso, di fare un lavoro nuovamente. Lo so, è fastidioso, ma non è colpa mia perché io ho seguito le istruzioni, per onore del vero, e quindi adesso ho deciso di andare a smontare di nuovo il motore. Preferisco lavorare un quarto d'ora in più, ma essere certo di fare un lavoro fatto bene, piuttosto che rovinare un pezzo dopo che l'ho montato con tanta cura. Allora, adesso andiamo a smontare quello che abbiamo montato. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che ci metterò molto meno tempo così, perché ho provato a metterle, si riesce anche, ma è veramente un lavoro molto 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 faticoso. Adesso vado a rimuovere il cambio. Ah sì, per forza, se no non riesco a svitare le altre viti. Quindi purtroppo ho deciso, perché non voglio rovinare il modello. Credo che sarebbe stato più giusto farci montare subito, come andrò a fare adesso, le pipette all'interno della testata, piuttosto che farcele montare qui che non entrano bene e rischiamo di rovinarlo. Quindi voi ragazzi fate quello che volete, io ci metto molto meno tempo a fare così, piuttosto che cercare, come ho fatto prima di fare il filmato, di inserire nella loro sede le pipette delle candele, perché c'è veramente da diventare matti, ma soprattutto rischiate di rovinare il modello e io non ho voglia di rovinare i modelli. I modelli li voglio montare come vanno montati. Se devo lavorare qualche tempo in più, pace, ma so di averlo montato correttamente. Ecco qui. Ecco perché questo video ve lo farò vedere prima dell'altro, perché se non avrete già montato anche voi come da istruzioni tutto, non dovrete rismontare come invece sto facendo io adesso. Ecco, tutto qua. Andiamo a levare l'ultima vite, vedete? Non ci vuole tantissimo, però sicuramente è una cosa che è fastidiosa, perché, ripeto, doveva essere spiegata meglio. Andava fatto prima.
e sono sicuro che già sarà difficoltoso adesso che ho smontato tutto, figuriamoci qualora non l'avessi fatto. Vedete, sempre con calma, senza innervosirvi, altrimenti guai, non va bene. C'è un po' di difficoltà a togliere questa, vedete, però piano piano, ecco qua, tenete il motore. Voi ragazzi provate a inserirla, se riuscite a inserirle bene siete bravi. Ecco qui, a questo punto dovrebbe togliersi, perfetto, vedete, ecco qua. E adesso vediamo un po' cosa succede, perché se è già difficile così, figuriamoci col motore montato. Quindi le pipette, ragazzi, qui sono ovalizzate apposta, non sono dei cerchi perfetti, e infatti anche qui sono larghe da una parte e strette dall'altra, vanno inserite così, guardate, prima così e poi addrizzate, vedete? Guardate con che facilità adesso, ed è già comunque da lavorarci. Ecco, vedete? Figuratevi col motore montato. Questa non mi piace. Mettiamola qua, vediamo se l'altra entra meglio. Ok. Questa mettiamola qui. Non è un problema. La ovalizziamo un po' con la pinza che ho rivestito con del nastro telato. Ecco qua. Avete visto con quanta facilità si faccia adesso? Ecco qua, vedete? Adesso il lavoro contro prima, che come fate a montarle con tutto il motore messo su? E non capisco perché non l'abbiano fatto montare prima già da istruzioni. Boh. Ecco qua. Questa poi la guardiamo meglio. Ricordatevi che sono tutti della stessa lunghezza i cavetti, quindi non vi preoccupate poi. Vedete? Mettete così. Quando è tutto inserito lo girate. Ecco. E poi anche un po' molli. Sono come quelle vere. L'importante è che non escano, infatti non escono, va bene così. Andiamo adesso a fare l'altro lato. Ma vi rendete conto? È impossibile montarle con il motore messo su. Speriamo che non tanti di voi abbiano fatto quello che ho fatto io, guardando le istruzioni, purtroppo. Però vedete, c'è il rimedio sempre a queste cose, non vi dovete preoccupare. Alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo smontato qualche vite in più. E che sarà mai? La rimontiamo. Ma non avete idea del tempo che ci metterete se non farete questo. E in più rischiate di romperle, che sarebbe anche un peccato, perché ne avete solo 2 in tutto di ricambio. Ecco qua. Quello che conta, questa è quella che dovevo ovalizzare ancora un po', lo facciamo subito. Quello che conta è che non escano.
ecco, controlliamo i cavetti che siano completamente inseriti, poi proviamo a vedere un po', quella che esce la mettiamo a posto, questa non esce, questa non esce, questa non esce, controlliamo le altre, c'è solo questa ancora, la ovalizziamo ancora un po', non dove tocca, vedete, dove c'è la vernice no, dove non c'è la, chiedo scusa, dove c'è la vernice dovete schiacciarla, dove non c'è la vernice no. Ecco qui, inseriamo e dovrebbe andare bene. Mi raccomando, quando fate questo lavoro non vi dimenticate che avete tutto montato qui, ventola, tutto, quindi ecco, tenete soltanto in posto sicuro con le dita, non prendetela in parti che non sono ben salde. Ecco qua, perfetto. Controlliamo, perché se si stacca la dobbiamo rimettere a posto. Se si muove non è un problema, non devono uscire. Io direi che sono soddisfatto. Se poi se ne stacca una non è un problema, perché la reinserisco dentro. Quello che conta è che sono riuscito a fare questo lavoro in pochi minuti, contrariamente a quello che avrei dovuto metterci se non avessi smontato il motore. Ecco qua, perfetto. Andiamo a rimettere tutte le viti e ci vediamo dopo. Ed ecco qua ragazzi, alla fine, quando avremo montato tutto, saremo così. E sarà tutto un altro lavoro, ve ne renderete conto. E credetemi, questo video l'ho fatto proprio per evitare che voi possiate commettere l'errore che mi hanno fatto commettere a me. Però niente, ripeto, di irrecuperabile. L'unica cosa, ecco, vi renderete conto che nell'uscita numero 17 non ci sono montati questi, e quindi pubblicherò prima questo e poi il montaggio di tutto quello che già vedete qui. Ciao ragazzi, al prossimo video, e mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Mi raccomando, un abbraccio ragazzi, andiamo subito adesso a fare un video dell'uscita numero 18. Ciao!